Coniughiamo il verbo andare al presente indicativo. Io ando, tu andi, lui, lei anda. Eh sì, purtroppo in italiano ci sono dei verbi irregolari. Ciao a tutti e bentornati. Qualche lezione fa abbiamo visto le regole per formare il presente indicativo. Se non avete visto il video lo trovate qui sopra. In due parole basta togliere la desinenza dell'infinito, are, ere, ire, e aggiungere la desinenza della coniugazione a cui appartiene il verbo, la prima, la seconda o la terza coniugazione. I verbi irregolari però non seguono sempre queste regole, quindi è importante riconoscerli e soprattutto imparare la loro coniugazione molto bene. Riprendiamo il verbo andare. Di certo non si coniuga io ando, tu andi, ma la sua coniugazione è questa qui. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Il verbo andare cambia completamente il tema. Si passa da and a vad. E questo avviene nella prima, seconda, terza e sesta persona. Dirò quindi io vado a fare la spesa. Un altro esempio può essere il verbo fare, che si coniuga in questo modo. Io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Lei fa la spesa. Facciamo una partita a Monopoli? Molti verbi sono irregolari al participio passato, che è un tempo importantissimo, essenziale per la formazione dei tempi composti. Ecco qui una lista di verbi di uso comune che hanno il participio passato irregolare. Approfondiremo questi verbi in una delle prossime lezioni. Per oggi è tutto, ci vediamo nella prossima lezione in cui impareremo i verbi irregolari più importanti e utili.